Ragazzi, sono le 6:30 di un sabato mattina, non c'è un'anima, la città sta dormendo e dorme anche tanto perché almeno fino alle 9 non c'è neanche un bar aperto. E anche durante la settimana in realtà, e specialmente il weekend, io sto camminando, potrei tranquillamente camminare in mezzo alla strada. Sto andando a fare una passeggiata in montagna. Ho prenotato un tour perché andiamo non so bene dove, in mezzo al nulla, a vedere dei laghi, bellissimo. Sono super carico, in realtà ancora molto addormentato, c'è una macchina ragazzi e vi racconterò un po' come va. Che siamo in mezzo al niente, siamo, non lo so, vicino al confine con la Russia da qualche parte, Roshka si chiama, il villaggio da cui siamo partiti a camminare, e arriveremo ad alcuni laghetti, adesso meglio che non casco, ad alcuni laghetti e sono super contento. Siamo partiti da 2200 metri e arriveremo circa a quasi 3800 metri di dislivello, quindi una cosa del genere. La natura in Georgia è sempre incredibile, quelli sono i miei compagni di viaggio e questa è la vallata. Ricorda abbastanza le Alpi in realtà, perché il tipo di natura, il tipo di vegetazione è abbastanza simile alle Alpi. Questa parte qua mi ricorda un po' la Scozia, le Highland, no? Tantissimo verde, nuvole basse, perché in Scozia piove sempre. Spero che non si metta a piovere, ma è veramente splendido. Una via di mezzo tra le Highland e le Alpi. Siamo arrivati al secondo lago e adesso stiamo andando avanti verso il terzo e ultimo lago, se non cado. È incredibile ragazzi. Wow. Ragazzi, stiamo arrivando all'ultimo lago, c'è una pace assoluta. Se me ne sto zitto, se parlo registrando un video no. Si sente il fiume, un paio di turisti, il mio gruppo in realtà, la neve. Era tanto che non sentivo il suono della montagna, che è unico, è spettacolare. Siamo arrivati ragazzi, c'è abbastanza gente in realtà, come vedete il lago è stupendo,
mi ricorda un pochino il Parador del Paine in Cile, perché anche lì c'è il lago e ci sono le montagne. Purtroppo ci sono un po' di nuvole, quindi non si vedono troppo le montagne, però è splendido, c'è un po' di venticello, si sta bene. In qualche modo mi sento sempre a casa quando sono in montagna. Sarà che ho vissuto in Austria per un po' di tempo. Mi ricordo da bambino quando andavo con mio padre a camminare in montagna e in realtà ero stanco. Lui mi diceva: Simone, dai che andiamo, e io no, ero stanco. Poi sono cresciuto e iniziavo a correre e c'era mio padre che faceva fatica a starmi dietro, e mi ricordo che le ultime volte ero io che portavo lo zaino e gli dicevo: dai pa, dai che andiamo. E quindi le montagne, ragazzi, sono un po' come casa. Credo che in realtà il motivo vero per cui mi piacciono così tanto le montagne è quella sensazione di libertà che uno ha, no? Stando in mezzo alle montagne. Mi manca quella connessione con la natura che sento quando sono in montagna. Forse perché in realtà milioni di anni fa, è da qui che veniamo, no? L'uomo viveva in stretto contatto con la natura, no? Non nelle grandi città, non nelle metropoli. Non aveva un lavoro d'ufficio, ma sentiva molto di più anche le stagioni. Viveva completamente immerso nei cicli della natura. E sento che quando sono in montagna sono un pochino più vicino a quello che eravamo, forse. Non lo so. So che è una sensazione stupenda e so che è il motivo per cui amo le montagne, amo viaggiare, amo passare del tempo in mezzo alla natura. Kamar Jobat, Rogorhai, Karga, Salian Karga. You almost don't have accent. Really? Didi Madlova. In September, you don't have a difference. And by September I will try to speak some dialect from what region did you say? Imereti. Imereti. Yeah. That will be easy. Really. Nice. La giornata spesa tra le maestose, bellissime, uniche montagne della Georgia è giunta al termine. Io, come al solito, ho un superpotere, ovvero in macchina in circa 5 secondi sono capace di addormentarmi anche con le strade mezze distrutte che ci sono in Georgia, anche se la strada era tutta su e giù. E arrivati in città siamo andati a mangiare qualcosa con un paio dei ragazzi e abbiamo passato una bella serata insieme. Ancora una volta la Georgia ha saputo stupirmi, e se volete vedere delle altre avventure da nomade digitale, date un occhio alla playlist che ho creato in cui racconto un po' la mia vita in giro per il mondo. Grazie a tutti e un abbraccio grande, ragazzi.